Buongiorno, spero che mi state bene tutti. Oggi abbiamo una cosa divertentissima, cioè abbiamo una richiesta di un uomo, un ragazzo, che più che una domanda è un'affermazione su quale io andrò un attimo a riportare indietro un po' di cose su quale abbiamo parlato prima, sulla suocera, sugli amori, sugli sentimenti per rispondere, cioè indurre questa affermazione in un senso positivo, cioè far riflettere la persona come si potrebbe uscire fuori da questa cosa qua. Allora, l'affermazione era più o meno così. Solo adesso vedo che io e la mia moglie non abbiamo niente in comune e non abbiamo niente di cosa dirci uno all'altro. Io so di volerli bene, di amarla, però a mia moglie non interessa niente quello che interessa a me e a me non interessa niente quello che interessa a lei, anche se desiderei molto di fare le cose insieme. Ecco, allora, anche se adesso suonerà come forse non sto rispondendo a questa cosa, qua devo spiegare un paio di cosucce importanti. In primis, differenza, come abbiamo detto, tra un amore non maturo e un amore maturo. Allora, noi nasciamo e tutti gli uomini nascano con tutte le persone, ma in questo modo parliamo degli uomini, nascano come gli bambini e vengano nutriti, amati, coccolati, accarezzati da una madre. Ok? E qui torniamo a quel discorso che abbiamo fatto qualche giorno fa, riferito alle suocere, o cioè alla motivazione di essere una madre e di essere un bambino che viene nutrito e percepisce il concetto di amore in questo modo. È un amore del bisogno, non è un vero amore, è un amore dove qualcuno ti nutre, ti veste, ti dà da mangiare, ti sostiene, giusto? È una forma di amore, ma se noi ci consideriamo persone mature e adulte, cioè in un matrimonio, non possiamo permetterci di rimanere imprigionati in questa forma di amore, perché un vero amore non è attraverso l'avere e il proprio bisogno, ma è attraverso il dare. Cioè, quando noi siamo maturi emotivamente e veramente amiamo qualcuno, l'amiamo a prescindere da quello che cosa ci persona dà o non dà e se c'è o non c'è con noi. Siamo in grado di amarla profondamente a 1000 chilometri di distanza senza che minimamente ci passa tempo con noi e ci sentiamo comunque amati e al sicuro. Questo è un amore maturo. Dico, se c'è il primo invito che io posso fare a questa persona è di maturare un attimo i propri sentimenti e di valutare la propria moglie, cioè in senso di sentire la propria moglie come persona, e con tutte le motivazioni per quale sono insieme oggi e tutto ciò che era oltre la passione, un stare insieme, perché questa è la forma di comprendere esattamente questo. Non abbiamo niente in comune. Ok, con affermazione io so di amarla, ma voglio fare le cose insieme. Fare le cose insieme è un bellissimo desiderio, ma non deve partire dal presupposto che noi imponiamo il nostro volere, perché questa vuol dire la manipolazione. Quando noi costringiamo qualcun altro o costringiamo, cioè manipoliamo sia fisicamente che emotivamente, perché quando noi ci sentiamo offesi perché qualcuno non fa qualcosa insieme a noi, per noi, in modo come vogliamo noi, praticamente stiamo manipolando la persona, la stiamo costringendo sul livello emotivo di fare quello che vogliamo noi. Anche questo non è un concetto di maturità emotiva. Allora, ci dobbiamo concedere questa maturità emotiva, ok? E da un altro lato, per risvegliare questo desiderio di stare insieme, cioè di permettere alla nostra moglie di venirci incontro in modo spontaneo, in modo maturo anche lei in questa relazione, noi dobbiamo
osservare intorno e comprendere che siamo noi adesso, tu come uomo, che probabilmente il resto delle tue giornate prima passavi al lavoro e tornavi a casa proprio nel bisogno dell'amore, cioè nel non maturità, tornavi a casa, trovavi la pappa pronta, due buci buci, ciuci ciuci, muci muci, poi tu a letto mentre i bambini sono già pronti il giorno dopo per la scuola, sono stati tutta la roba stirata, tutto il lavato, il cucinato, il preparato e tutto questo pezzettino che è la vostra casa, la vostra vita, il vostro insieme, è anche questo, ok? Che è stato già fatto da questa moglie. Allora, cosa io voglio dire su questa cosa qua? Che sei tu quello che dovresti praticamente, senza pretesa, senza che questa cosa qua viene gratificata da nessuno, non è per una cosa, lo devi fare con amore e rispetto verso la tua moglie, devi aiutarli a fare in casa le cose, portandole rispetto, notando e stimolando dentro di lei, riconoscendo queste cose, questi valori che lei sta dando a una cosa che è vostra, perché la forza della donna esce fuori proprio da questa capacità di occuparsi di tutto e occupa tanto tempo, di conseguenza possono nascere le frustrazioni, scontentezze, potrebbe non piacersi più fisicamente perché ci sono subentrate varie cose, ingrassata, invecchiata, non si sente a suo agio, tutte queste cose qua portano a un bisogno anche suo di sentirsi apprezzata, amata, senza che dietro vostro intento sta il desiderio sessuale, la manipolazione, la pretesa che lei deve rispondervi da subito. Cioè cominciate a partecipare nella sua vita. Ricordatevi di sicuro nel percorso di questi anni ci sono le richieste anche del genere di fare le cose insieme da parte della vostra moglie. Ci sono stati, possono manifestarsi in vari modi, magari voleva che li aiutate in casa, magari voleva una macchina nuova, magari voleva andare al cinema con voi o al teatro, vi ha spinto di riflettere su determinate richieste in comune perché non vi sentiva più, perché voi tornavate a casa stanchi dal lavoro e vi occupavate di nuovo di lavoro e vi progettavate la giornata dopo sempre per il lavoro, come forse non esiste più uno voi, ok? Allora, in questa difficoltà, visto che sei tu, uomo, che mi stai facendo questa domanda, ma sarebbe la risposta stessa anche per la moglie, ma in questo caso dico, dagli il valore, fagli i complimenti, falla sentire bene lì dove già lei da sola non si sente bene. Ama tutto, ricordati le motivazioni per quale l'hai amata, per quale siete insieme, senza pretesa, matura questa emozione di amore che è nel semplice dare. Nel momento quando tu cominci a sviluppare questo interesse vero dal cuore verso la tua moglie, lei tornerà di avere l'interesse verso i tuoi bisogni, ok? Di conseguenza partecipa con interesse, con l'emozione vera, con la sincerità nella sua esistenza. A quel punto lì lei darà tutto ciò che è nel suo potere per occuparsi di te, dei tuoi bisogni e di fare le cose insieme di nuovo. Un'altra cosa che voglio ricordarvi sempre, sarebbe molto carino e molto bello una volta alla settimana esprimersi in modo come forse siete così gioiosi di vederla, abbracciarla, come quando erano prime volte che vi siete incontrati o come pensate che doveva essere, magari vi è stato tolto questo piacere dal principio, non importa, ma trattate la vostra moglie in tutte le circostanze come forse vi siete appena messi insieme. Questo vivere, questa passione di stare insieme porta nel diversificare
rapporto tra uomo e donna come amici o come il partner. Perché ti dico questo? Perché io ho tantissimi uomini come amici e sono veramente le persone stupende, e questi uomini sono miei amici perché non c'è la passione intima e fisica tra di noi, c'è il rispetto, c'è la comunicazione, c'è magari anche la tendenza di fare le cose insieme e di andare a mangiare insieme fuori, ma non sono miei mariti, ok? E su questo dovete riflettere. Allora non potete trattare la vostra moglie come forse un vostro partner del business o come forse un vostro amico di calcio. Mettete questa passione, siete felici di vederla, di condividere tempo con lei, siete voi primi felici di parlare con lei delle cose sue, dare l'interesse a quello che interessa a lei. A quel punto lì, nascendo questa passione e la voglia di vederla, sarà sempre un momento in più di svegliare dentro di lei voglia di fare le cose insieme a voi, qualsiasi cosa quella sia. Spero di essere stata d'aiuto con questa risposta, e se avete le altre domande da fare o comunque se su questa cosa qua vi ho soddisfatti nella risposta, vi sono grata. Se no, fatemi ulteriori domande magari un pochettino più precise, e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi!